La Newspaper Association of America ha rilasciato recentemente i dati dei ricavi pubblicitari dei giornali statunitensi del 2011, comparati alla serie storica riferita al 1950. La curva cresce fino al 2000 con un picco di 63,5 miliardi di dollari, poi scende all'improvviso in verticale dal 2008, come se fosse colpita da un fulmine, ritornando ai livelli degli anni 50, con 22,6 miliardi di dollari nel 2011. Nel 1950 erano 20 miliardi, attualizzati ovviamente con l'inflazione. La raccolta quindi pubblicitaria, per quanto riguarda i giornali, si sta prosciugando. Solo negli ultimi 3 anni ha perso negli Stati Uniti circa 35 miliardi di dollari. Quali sono le principali ragioni della scomparsa della pubblicità dai giornali americani? Una è ovviamente lo sviluppo dell'informazione in rete, poi ce ne sono altre, come il grande successo del sito Craigslist con lo spostamento online degli annunci economici e l'avvento dei social media, dove la pubblicità si sta spostando radicalmente rispetto ai siti dei giornali, in quanto il numero di accessi è molto più elevato per ogni singola inserzione pubblicitaria. Nei mercati dove internet è diffuso, la pubblicità per i giornali sta diventando insufficiente per mantenere gli attuali costi. In Italia avverrà lo stesso fenomeno nell'arco di 2 o 3 anni. I giornali riusciranno a vivere senza pubblicità e senza il quotidiano di carta che vende sempre meno copie. Ecco, negli Stati Uniti ci stanno provando a contrastare questo fenomeno con i paywalls, i giornali online a pagamento in diverse modalità di abbonamento. I giornali che hanno riscosso maggior successo sono giornali che hanno una diffusione nazionale, come Wall Street Journal con più di 500.000 di abbonati e New York Times con 380.000, che sono circa la metà delle 800.000 copie stampate giornalmente. Seguono poi edizioni locali come il Boston Globe con 16.000 abbonati comparati alle 200.000 copie cartacee giornaliere. La versione online non è però ancora sufficiente a coprire le perdite dei giornali cartacei, non lo sarà mai. Dal 1999 si è avuta una contrazione di circa 10 milioni di copie stampate negli Stati Uniti. Le previsioni sono di un processo di concentrazione in pochi poli, quindi in pochi grandi giornali o quello che si chiameranno in futuro, e di diffusione internazionale. Difficilmente un giornale potrà vivere soltanto negli Stati Uniti o in Cina o in Gran Bretagna, dovrà diventare di diffusione internazionale. In Italia il fenomeno è in atto, ci sono meno copie vendute in edicola, una crescita inesorabile anche se lenta rispetto ad altri paesi della rete, e insufficienti ricavi dall'online e poi la prossima fine dei contributi pubblici, che oggi sono centinaia di milioni di euro, che un paese normale in crisi, ma anche non in crisi, non dovrebbe potersi permettere. Ne rimarranno pochi in vita di giornali in Italia, forse soltanto uno, come per Highlander. L'amministratore delegato di Google è della stessa opinione. Per lui nell'arco di 5 anni la distribuzione e la diffusione di internet mobile farà a pezzi il modello di business di tutte le società editoriali.